We can obtain autologous cells from blood or from fat, and to have some new products we are using for regenerative surgery. It's sure that in the future this product will be used for aesthetic medicine to regenerate the skin, improve the quality of the skin, and that is the future. It's an honor and a privilege to be here at SIME. I know. And for me, it really is a distinct privilege to introduce ATX-101 to the participants in this Congress and meeting. Quest'anno aver posto l'accento sulla medicina rigenerativa è sicuramente aver guardato avanti, la capacità di vedere oltre ciò che oggi avviene. E questa è la caratteristica che deve avere un congresso scientifico e una società scientifica. Is there a difference between the European aesthetic and the US aesthetic? I would say there are some similarities, but also there are some differences. The European aesthetic may be a little bit more subtle and a little bit more beauty-oriented in a classic sense. And the American aesthetic may be a little bit more bold or a little bit more futuristic or enlarged or exaggerated. So the American Society of Plastic Surgeons recently reported a 273% increase in treatments in cosmetic intervention for males. For the first time ever in 2016, 10% of all cosmetic procedures were carried out on male faces. We must appreciate the differences between the male and the female aesthetic. La medicina estetica dà veramente un grande supporto alla chirurgia plastica e questo congresso, che è un po' la sintesi delle due branche, lo dimostra. Tutte le tecniche ancillari ci hanno consentito veramente un miglioramento dei nostri risultati nella direzione di una riduzione di invasività e miglioramento della qualità del risultato. Buongiorno. I get asked to lecture all over the world, and it's interesting that over the last 2 or 3 years I've been asked to lecture and teach on this very subject. So I think it's because of increasing knowledge of what our endpoints should be and what the sweet spot has to be when treating a woman and treating a man. And I think here at the SIME Congress, that's been very well identified. I've actually never seen a session dedicated to this subject, and I saw all of the delegates were paying particular attention so that they can take it back to their offices. And that is the point of medical education. La gestione delle complicanze rimane comunque dell'operatore sanitario, che le diagnostica e quindi che deve trattarle. Ovviamente a livello ministeriale quello che noi stiamo facendo è quello di sensibilizzare innanzitutto i colleghi ad effettuare le segnalazioni. Quindi tutti gli operatori sanitari che operano sul territorio italiano hanno l'obbligo di segnalare qualora testimoni di un qualsiasi incidente avvenuto con dispositivi medici, per cui la prima attività è veramente quella di sensibilizzare il medico e sensibilizzare anche il paziente. Si è appena concluso il 38° congresso della Società Italiana di Medicina Estetica. È con orgoglio che dico che è stato un congresso molto interessante, è un congresso con oltre 3.000 presenze, con 580 presentazioni e devo dire che il livello è stato veramente molto elevato, importante. Riusciamo ogni anno a crescere di qualità, a crescere di numero. Abbiamo avuto 120 aziende che ci hanno proposto anche tutte le loro novità, ma soprattutto abbiamo vagliato da un punto di vista scientifico e da un punto di vista di produzione scientifica tutte le metodologie nuove che probabilmente rispecchieranno l'evoluzione della medicina estetica nei prossimi anni. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie a tutti quelli che hanno contribuito ad accrescere il valore scientifico di questa manifestazione, ma soprattutto grazie a tutti coloro che hanno scelto
questa occasione per poter condividere le proprie esperienze, arricchire e arricchirsi. Grazie.